In questo video vediamo un tutorial completo di Canva adatto anche a principianti per imparare a creare grafiche personalizzate in modo semplice. Canva offre la possibilità di creare design efficaci ed attraenti non solo per Instagram, Facebook e YouTube, ma anche per vari formati di stampa. I punti di forza che hanno reso Canva virale sono la semplicità di utilizzo, la possibilità di utilizzare e modificare dei template e il piano gratuito che permette di usufruire di Canva gratuitamente. Questo canale è proprio iniziato con un video tutorial su Canva che ha raggiunto ormai più di 100.000 visualizzazioni e ho deciso di creare un nuovo tutorial completo e aggiornato, visto che ormai sono passati quasi 4 anni. Nella prima parte del tutorial esploreremo la homepage di Canva e il suo editor per impararne le basi, mentre nella seconda parte vedremo alcuni trucchi per creare dei design attrattivi. Ti invito a lasciare un like e ad iscriverti se non l'hai ancora fatto. Iniziamo! Eccoci qui, siamo all'interno dell'home page di Canva. Dopo esserci registrati nel sito, questa è la schermata che apparirà. Nella home page, in alto a destra, tra le funzioni più importanti abbiamo in primis la possibilità di creare una nuova grafica con la funzione Crea un progetto. Accedere alle impostazioni e spostando lo sguardo a sinistra su Progetti, possiamo andare ad aprire o gestire le grafiche create in precedenza. Per creare subito la nostra grafica clicchiamo su Crea un progetto e cerchiamo un formato. Possiamo per esempio scegliere tra post o reel di Instagram, post di Facebook, miniatura YouTube o anche documento A4. Scorrendo fino all'inizio, in alternativa possiamo anche impostare una dimensione personalizzata come per esempio 1920x1080 pixel. In questo tutorial andremo a creare una grafica per Instagram, clicchiamo quindi su Post Instagram. Siamo davanti all'editor di Canva, diamo innanzitutto un'occhiata alle funzionalità della colonna di sinistra. Cliccando su Progetto possiamo importare dei modelli preconfigurati. In pratica, ricercando una parola chiave come per esempio ristorante, Canva troverà dei template inerenti da importare nel nostro foglio di lavoro. Cliccando invece su elementi e ricercando sempre una parola chiave, possiamo importare degli elementi modificabili, delle grafiche, delle immagini oppure anche dei video. Spostandoci nella sezione testo, possiamo importare un titolo, un sottotitolo o un'intestazione, oppure ancora dei modelli di testo già pronti, mentre nella sezione caricamenti abbiamo la possibilità di importare immagini e video da trasferire poi sul foglio di lavoro. La funzione disegno è stata implementata da poco e può tornare utile soprattutto per dare un tocco di creatività alle grafiche. Infine, nella sezione app possiamo andare ad utilizzare moltissime funzioni utili come per esempio l'upscale delle immagini, la generazione di immagini con l'intelligenza artificiale, l'applicazione di gradienti negli sfondi o nei testi e moltissimo altro ancora. Vediamo adesso come importare e modificare un template per renderlo adatto al proprio utilizzo. Cliccando su progetto possiamo andare a ricercare il nostro template di partenza. Abbiamo già qui la parola chiave ristorante e scorrendo possiamo andare a scegliere un template. Cliccando sul template, ecco che appare nel nostro foglio di lavoro ed è completamente personalizzabile. Possiamo modificare i testi, possiamo andare a modificare i colori dei vari elementi e moltissimi altri aspetti della nostra grafica. Mettiamo il caso che vogliamo importare l'immagine di un nostro ristorante. Cancelliamo l'immagine presente e trascinando un'immagine dal computer al foglio di lavoro possiamo poi adattare il tutto alle nostre esigenze. Proviamo ora invece ad inserire un elemento. Cliccando su elementi e ricercando la parola cucchiaio andiamo a cercare un elemento da importare e cliccando sul cucchiaio lo ritroveremo nel nostro foglio di lavoro. Essendo un elemento modificabile apparirà una barra di modifica dove possiamo andare a cambiare il colore. Per adattarlo a questa grafica impostiamo il bianco. Cliccando su un elemento possiamo andare ad eliminarlo e proviamo ad adattare un minimo il cucchiaio alla grafica. Modifichiamo i testi.
Per scaricare alla fine l'immagine basterà cliccare in alto a destra su Condividi, Scarica, scegliere il formato fra quelli presenti e infine cliccare di nuovo su Scarica. Vediamo ora l'altro principale metodo per la creazione di una grafica su Canva, la creazione di una grafica da zero manualmente. Cambiando tipologia andiamo a creare una grafica per un centro yoga. Proviamo a ricreare questa grafica qui partendo da zero. Questa parte del video è molto importante sia per comprendere meglio il flusso della creazione di una grafica, sia per esplorare le altre funzioni fondamentali di Canva. Ci sono vari tipi di approccio per la creazione di una grafica da zero. Per semplicità seguiremo questi step. 1. Creazione dello sfondo, 2. Inserimento testi, 3. Inserimento immagini e 4. Elementi. Iniziamo subito la nostra grafica partendo dallo sfondo e andiamo a scegliere un grigio chiaro. Come secondo step inseriamo i testi, andiamo su testo e abbiamo due opzioni. L'opzione classica dove scegliamo un testo e poi andiamo a selezionare il font, la grandezza dei caratteri e le varie spaziature, oppure scorrendo giù abbiamo una serie di template di testi preimpostati in base alla tipologia di grafica. Per questo tutorial utilizziamo un testo classico, vado a selezionare il titolo e andiamo a cercare un font adatto. Per chi è alle prime armi e non conosce i font può ricercare benissimo su Google o ChatGPT quali sono i font adatti alla sua tipologia di grafica. Io in questo caso vado a scegliere il font Bellezza, che è anche il font della grafica che stiamo replicando. Verifichiamo innanzitutto la grandezza del carattere e 72 per un titolo potrebbe andare bene, e come prossimo step andiamo a cambiare il colore cercando uno che si potrebbe adattare al contesto, come per esempio questo qui. Ora, per riprendere lo stile del testo di questa grafica qui, vado ad aumentare la spaziatura delle lettere impostando 140. Scrivo il titolo yoga, copio questo titolo qui, lo incollo sotto e per trasformarlo in un sottotitolo vado ad inserire la grandezza 36. Scegliamo un altro testo che potrebbe essere per esempio una data, venerdì alle 18:30. Arrivati a questo punto in elementi vado a ricercare il cerchio e vado a richiamare il colore della grafica precedente. Ridimensioniamo un attimo gli elementi e vado ad ingrandire anche il cerchio. Cerchiamo ora un elemento per completare la grafica. Scrivo yoga su elementi e possiamo importare per esempio questa grafica qui. Un'alternativa ancora migliore a questo elemento qui potrebbe essere per esempio una foto. Tornando su elementi andiamo a selezionare foto e importiamo per esempio questa. Ora vado a cancellare l'elemento di prima. Vediamo come possiamo rimuovere lo sfondo per rendere l'elemento utilizzabile. Attualmente in Canva per rimuovere lo sfondo serve uno dei piani a pagamento oppure la prova del piano gratuito che dura comunque 30 giorni. Clicchiamo su Modifica foto e la prima casella è proprio rimuovi sfondo. Ora che lo sfondo è rimosso possiamo semplicemente regolare l'immagine per adattarla. Sempre su modifica foto possiamo andare a regolare altre proprietà come per esempio la luminosità, che qui può tornare molto utile. Cerchiamo infine una sfumatura su elementi, la posizioniamo, cambiamo la trasparenza ed ecco che la nostra grafica partendo da zero è ora pronta. Uno degli effetti più utilizzati sia nelle grafiche social che nelle copertine YouTube è l'effetto del testo vuoto o semitrasparente. Vediamo come ottenerlo con Canva. Iniziamo un nuovo progetto e andiamo a impostare uno sfondo nero. Vado ora in elementi a ricercare un'immagine generica dove poi rimuoveremo lo sfondo. Questa qui si potrebbe adattare bene. Andiamo ora su modifica foto e rimuovi sfondo. Ridimensioniamo l'immagine e lo centriamo. Siamo arrivati ora alla parte del testo. Andiamo nella sezione del testo
e importiamo un titolo. Scegliamo un font adatto, potrebbe essere per esempio il Montserrat, e lo impostiamo come black. Impostiamo come dimensione almeno un 160 e cambiamo anche la spaziatura fra le lettere impostando sempre un 160. Vado a cambiare giusto il testo perché renda un po' meglio. Mettiamo black. Ora, innanzitutto con la funzione copia andiamo a copiare il testo e lo incolliamo sempre sulla nostra grafica. Prendiamo uno dei due testi, andiamo su posizione e lo spostiamo sullo sfondo. A questo punto prendiamo l'altro testo, andiamo su effetti, svuotamento e impostiamo uno spessore che potrebbe essere per esempio 16. Spostiamo il secondo testo esattamente sopra il primo ed ecco che abbiamo ottenuto il nostro effetto. Ecco qui la nostra grafica con l'effetto di svuotamento del testo. Una tipologia di effetto molto diffuso nelle grafiche è il gradiente dei testi. Con il gradiente si possono creare moltissime tipologie di grafiche. Vi ho proposto in questo caso una grafica un po' più articolata dove possiamo vedere che ci sono vari elementi. L'immagine del personaggio l'ho creata con l'intelligenza artificiale al di fuori di Canva. Se volete nel canale ci sono anche dei tutorial per creare immagini con l'intelligenza artificiale. Vediamo come replicare il gradiente di questo testo qui. Abbiamo adesso la nostra grafica con il testo gradiente da inserire qui. Invece di utilizzare la classica funzione di testo, andiamo su App e cerchiamo Type Gradient. Ci clicchiamo sopra e nella prima casella di testo andiamo a riportare il testo che vogliamo inserire. Scegliamo il font, inserisco un Montserrat Black come prima, scorriamo fino al black. Ora andiamo a cambiare i colori del gradiente. Io mi sono salvato precedentemente i colori, quindi vado a incollarli esattamente uguali. Andiamo a riportarli tutti. Nella preview possiamo ora andare a modificare l'angolo del gradiente e da verticale lo spostiamo in orizzontale. Cliccando adesso su aggiungi al design, il testo apparirà ora nella grafica e sarà possibile ridimensionarlo a piacimento. Ed ecco qui che abbiamo ricreato la grafica con il testo gradiente. Il tutorial di Canva si conclude qui. Se hai qualche domanda, scrivimi pure nei commenti. Lascia un like se questo video ti è piaciuto o ti è tornato utile e non dimenticare di iscriverti. Ciao!